Salve a tutti, oggi per il ciclo di interviste AIPA Web abbiamo qui con noi la dottoressa Patrizia Peresso che ci parlerà di sogni, di interpretazioni dei sogni, sempre con un taglio appunto di psicologia junghiana. Vi presento la dottoressa Peresso che è psicologa analista con funzioni didattiche dell'AIPA IAAP, che è l'organizzazione internazionale di psicologia junghiana, è social eye e psicoterapeuta familiare, ha lavorato all'Università La Sapienza per la cattedra di psicologia clinica e in un DSM a Roma occupandosi di adolescenti, adulti e famiglie per molti anni. Si interessa in modo specifico delle dinamiche oniriche nei processi di transfert e controtransfert, co-transfert, in relazione alle arti figurative, all'ecologia e alla neurobiologia. Su tali argomenti la dottoressa Peresso da tempo sta conducendo dei gruppi di ricerca, ha scritto numerosi contributi su libri e riviste nazionali e internazionali e tiene regolarmente conferenze all'estero in Italia, vive e lavora a Roma. Allora, questa è la presentazione. Dottoressa, oggi appunto siamo molto contenti di parlare con lei del sogno, di quanto è importante l'interpretazione di sogni per noi analisti junghiani, ricordando sempre, insomma, come diceva Einstein, di spiegarlo come se lo si facesse a un bambino di 6 anni, perché Einstein mi diceva: se non sai spiegarlo a un bambino di 6 anni vuol dire che non l'hai capito nemmeno tu. Allora, la prima domanda che vorrei farle è questa: ha ancora senso e validità parlare nel 2023 di sogni? A cosa servono questi sogni? Allora, in primo luogo grazie di questa opportunità che mi viene data, grazie ai colleghi ad AIPA Web, perché mi sembra un'occasione preziosa. Allora, cercherò di rispondere, memore di questo monito di Barbara, ricordando e tenendo a mente una cosa che amo molto, e cioè la lezione sulla leggerezza di Calvino, che dice: ricordatevi di prendere le cose con leggerezza, che non significa superficialità, ma significa planare dall'alto con un cuore leggero. Quindi cercherò di affrontare questo argomento, che è un argomento oneroso, con questo atteggiamento. Prima di tutto vorrei fare una rapidissima premessa. Per parlare di sogno credo che noi dobbiamo ricordare due riflessioni di Jung che ci possono essere assolutamente preziose. In primo luogo, che il fondamento essenziale della personalità, di ogni personalità, in realtà è l'affettività. Quello che noi pensiamo e le cose che noi mettiamo in atto, cioè pensieri ed azioni, non sono che un sintomo, un'espressione della nostra affettività. Questo in primo luogo, che mi sembra un discorso di base. E poi lui fa un'altra affermazione forte, che in realtà ogni evento psichico, e quindi tutta la nostra vita psichica, è in qualche modo un'immagine e o un immaginare. Che significa questo? Che noi in realtà siamo costituiti di immagini. Voglio fare una precisazione: naturalmente in questo coacervo di immagini le immagini visive sono certo predominanti, ma non sono le uniche. Non a caso noi nei sogni possiamo avere immagini auditive e ricordare perfettamente una musica che ci riporta a memorie o associazioni molto significative, ma possono essere anche immagini olfattive, possono essere anche immagini gustative, quindi tutte le immagini. La vita psichica è fatta di immagini riferentesi a molti canali sensoriali. Allora, detto questo, rispetto alla domanda fattami, io credo che sì, ha ancora senso e moltissimo oggi parlare di sogni. In che modo? Mi rifaccio ad alcuni punti capisaldi della teoria junghiana. In primo luogo perché la nostra personalità, in realtà l'essenza di chi siamo, è costituita da sogni, lui dice. I sogni sono l'essenza della personalità. In secondo luogo perché in qualche modo noi non facciamo che sognare. In particolare Jung nelle Tavistock Lectures in cui erano presenti moltissimi colleghi di vari ambiti interessati e in cui fu presente anche Bion, arrivò a fare delle affermazioni di questo tipo: presumibilmente noi non facciamo che sognare, solo che di giorno non ce ne possiamo rendere conto, perché la luce, il fascio di luce della coscienza è accecante e avviene in qualche modo, avverrebbe un fenomeno
come quello che avviene quando noi guardiamo il cielo, il firmamento di giorno. Le stelle stanno sempre lì e siamo noi che non le vediamo perché il fascio di luce del sole le oscura, non perché non ci siano più. Quindi, altra affermazione di Jung, i sogni sono presenti notte e giorno. Insieme a questo lui fa un'affermazione molto importante dicendo: i sogni sono una autorappresentazione dell'inconscio in forma simbolica, in particolare della situazione attuale dell'inconscio in forma simbolica. Riprenderemo poi questo discorso del simbolo in Jung. Ed infine, e questo mi sembra veramente per ultimo ma non ultimo, il discorso che più ci sta a cuore, ci dovrebbe stare a cuore come clinici, cioè che nei sogni sia possibile, in particolare nei sogni della fase iniziale, anche se non solo, da questi sogni sia possibile ricavare una diagnosi, un'eziologia, la prognosi e anche la terapia per il trattamento di una persona sofferente. Quindi, alla luce di queste riflessioni, certo che il sogno ancora oggi ha senso e ci è utile per almeno due motivi. Uno, perché ci aiuta a comprendere meglio la nostra essenza e quindi può essere uno strumento potenziale di vita migliore. Due, perché nel momento in cui noi abbiamo una difficoltà e chiediamo aiuto, i nostri sogni costituiscono una mappa che è insieme diagnostica, eziologica, prognostica e terapeutica. Senta, questo è un argomento veramente interessantissimo, no? Perché è un'affermazione importante. Ci fa degli esempi clinici di questa capacità del sogno, di questo strumento che ci dà il sogno? Allora, tenterò adesso di fare degli esempi sintetici e abbastanza esaustivi, cosa non facile. Allora, prima di tutto vorrei parlare di un paziente che arriva da me in un momento della vita piuttosto difficile, sulla cinquantina, fa un lavoro molto impegnativo, un lavoro di aiuto e in qualche modo è sprofondato in uno stato depressivo. Ci sono delle idee suicidarie e ha visto purtroppo alcuni suoi cari amici recentemente riuscire nei propositi suicidi, quindi questo fatto lo sta preoccupando molto perché lui si sente in qualche modo simile e è timoroso da una parte di fare lo stesso iter. Allora viene e mi racconta subito nel primo colloquio un sogno che ha fatto di recente e che lo angoscia moltissimo. Mi dice così, sintetizzo al massimo: decido di andare a nuotare nel mio paese d'origine, siccome sono appassionato di posti piuttosto remoti, decido di scendere e risalire una serie di scogliere. Lui è molto atletico, l'ha sempre fatto fin dall'inizio, quindi scende e sale prima su queste scogliere e arrivo in una baia molto bella, però mi ricordo mentre sto lì che ce n'è una più lontana che mi piace di più. Quindi mi metto a nuoto e raggiungo a nuoto questa baia, non troppo distante. Mi metto in questa baia tranquillo e mi appoggio con le spalle alla scogliera e in quel momento mi rendo conto che il mare, che all'inizio era calmo, comincia ad agitarsi. Rimango a guardarlo e il mare si agita sempre di più. A un certo punto mi rendo conto che il mare è molto mosso, ha delle onde grandissime e non so più cosa fare. Rimango paralizzato dalla paura. Questo è il testo del sogno. Allora, rispetto alle indicazioni che Jung dà, posso dire sinteticamente: questo sogno descrive intanto da un punto di vista diagnostico quello che lui dirà con un'espressione tipica: mi sento come se fossi stretto tra Scilla e Cariddi. Da una parte il mare è tempestoso, dall'altra parte una scogliera aguzza molto alta. Secondo, dal punto di vista eziologico, lui è arrivato proprio da sé, cioè lui ha scelto in qualche modo questo percorso perché, essendo un abile scalatore e nuotatore, va a cercarsi sempre dei posti piuttosto remoti in cui non arrivino persone, in cui ci sia il paesaggio più selvaggio possibile. Quindi c'è stato in qualche modo un suo andare verso. Terzo momento che descrive Jung, la prognosi. È chiaro che lui, di fronte a un mare così tempestoso e con le spalle a una scogliera aguzza e molto alta, o si muove in modo da superare questi ostacoli oppure si troverà in una difficoltà ancora più grande.
ed è qui che la terapia deve intervenire, in particolare rammentando a questa persona che lui è sia un abile nuotatore, mi ha raccontato già dall'inizio che essendo nato in questo posto di mare con gli amici fin da piccolissimo si divertiva andare a nuotare nel mare mosso, non quando era calmo, sia è anche un abile scalatore, quindi avrebbe due scelte, solo che nel momento in cui arriva da me è bloccato in uno stato depressivo che non gli fa vedere più neanche le sue risorse, cioè quello di andare per mare presto oppure di andare per terra, che sono comunque due risorse già attive nella vita di questo paziente, già presenti. Questo è uno dei modi in cui posso esemplificare quello che lei mi ha chiesto in poche parole. Grazie. Senta, quindi abbiamo visto quanto è importante il sogno per la clinica proprio, no? Sì. Quali sono le funzioni del sogno per Jung e in particolare quella prospettica? Allora, Jung parla di alcune funzioni nei suoi scritti e si dilunga poi su questa prospettica. Per dire in modo sintetico, in primo luogo lui fa riferimento a una funzione fondamentale nella psiche, che è la funzione compensatoria del sogno. Il sogno in qualche modo riequilibrerebbe situazioni squilibrate della coscienza, avrebbe una funzione regolatoria. Questa è la prima, poi parla della funzione complementare, parla della funzione telepatica e parla della funzione prospettica. Mi fa piacere che Barbara lei faccia questa domanda perché la funzione prospettica è particolarmente interessante in quanto negli studi attuali di stampo psicoanalitico anche viene spesso ripresa come viene ripreso il modello predittivo della mente. Per dirla in parole povere, diciamo che la mente sarebbe, come dire, un apparato in costante connessione con il nostro ambiente interno e quello esterno e sarebbe in grado di fare delle mappe in cui noi ci facciamo un'idea di cosa di quale risultato possono conseguire le nostre azioni in senso predittivo e poi andiamo a controllarle. Vediamo se l'azione che abbiamo in qualche modo ipotizzata adatta o meno a una situazione si rivela efficace, adattiva o disadattiva. Quindi questa funzione in realtà che oggi viene ripresa, Jung l'aveva già descritta appunto in questi suoi scritti e in particolare lui definisce la funzione prospettica del sogno come una funzione capace di anticipazioni nell'inconscio di future azioni consce. Quindi anticipazione nell'inconscio di future azioni consce. Questa anticipazione sarebbe in grado di dare in qualche modo uno schizzo preparatorio, un abbozzo di piano, di progetto che la psiche però deve decidere di mettere in atto o meno, perché poi c'è la scelta cosciente rispetto a questo. E a questo proposito vorrei fare un esempio. Grazie. Allora, prendo l'esempio di Jung perché mi sembra significativo. Lui fa un esempio storico preso da un passo biblico, in particolare dal libro di Daniele, in cui si parla poi di Nabucodonosor e in particolare di una sindrome che noi possiamo chiamare oggi delirio di grandezza o delirio dei Cesari. Allora, Nabucodonosor in questo libro viene descritto come un uomo pieno di potere che al culmine del suo potere terreno fa questo sogno. Vedevo un albero enorme, bellissimo, con le cime che raggiungevano il cielo. Quindi già vediamo le immagini. Questo albero era un luogo di ricovero di uccelli, sotto le sue chiome dimoravano tanti animali, era pieno di frutti e tanti uomini si radunavano sotto di lui. Punto. Poi c'è la seconda parte del sogno in cui lui dice: vedevo però o sentivo arrivare una voce come di un profeta che mi diceva: tagliate quell'albero, tagliate tutta la cima, fate fuggire gli uccelli, fate fuggire gli animali, che le creature non si nutrano più dei suoi frutti, però in qualche modo tenete il cippo e legatelo fortemente con una catena a terra. Allora, in questo sogno vediamo la prefigurazione, come disse Daniele, del delirio dei Cesari, perché Nabucodonosor ebbe questo
questa informazione, questo avviso diciamo dall'inconscio e non lo seguì e finì preda del delirio dei Cesari, ma il suo inconscio gli aveva dato anche, come dire, in senso prospettico il progetto delle cose da fare, diciamo un progetto che spesso i pazienti adolescenti definiscono datti una regolata, cioè ridimensionati e soprattutto limita i tuoi progetti di grandezza perché ti porteranno alla rovina. Nabucodonosor in questo caso non ascoltò il messaggio, cosa che è possibile, non è che e quindi andò incontro alla rovina. Ecco, questo può essere un esempio, riprendendo proprio qualcosa che Jung cita nei suoi scritti, di una funzione prospettica non utilizzata. Di una funzione prospettica quindi ci rimanda anche proprio alla scelta del singolo. Tornando al singolo, noi della scelta etica. Lei adesso ha fatto un esempio molto affascinante appunto di un sogno, se si può dire, mitico letterario. Quanto è importante per l'analista junghiano la co-costruzione di significato e quindi interpretare insieme proprio al paziente anche il sogno? Beh, direi che è decisiva, in primo luogo perché, come sappiamo, Jung, in particolare nella psicologia del transfer, ma non solo, ha sempre sottolineato il valore di co-costruzione di quanto avviene in analisi, dicendo che nel rapporto tra paziente e analista, analizzando e analista, in realtà ci si trova in una situazione di reciprocità e di interscambio continuo. Lui usa la metafora alchemica, ma si parla di interscambio continuo, naturalmente però da posizioni diverse, da posizioni asimmetriche, perché l'analista sta in una posizione asimmetrica e deve stare per aiutare l'analizzando in una posizione asimmetrica per poterlo sostenere e aiutare. Allora, quindi c'è sempre una co-costruzione. Direi che la co-costruzione, laddove è fatta al momento giusto e nel modo giusto, diventa decisiva per l'iter della terapia, dell'analisi. E faccio un esempio, che forse è meglio. Allora, questa è una paziente di poco più di 40 anni, molto intelligente, molto dotata, una bella donna che viene da una storia traumatica terribile, assolutamente terribile, che purtroppo sta ripetendo con la scelta che ha fatto del proprio compagno di vita. Nel momento in cui arriva da me, arriva dicendo: non so più chi sono e che voglio, non ho più voglia di fare nulla, mi alzo la mattina solo per accompagnare mio figlio a scuola, questo è quello che faccio. E mi comincia a portare questi sogni. Questa donna mi ha portato varie serie di sogni che tutte hanno un rapporto profondissimo con la sua diagnosi, la prognosi e la terapia. Adesso, per vedere in particolare questa cosa che lei mi ha chiesto, io analizzerò un momento della terapia in cui noi ci troviamo in difficoltà. Stiamo già a qualche tempo dall'inizio e stiamo lavorando sul fatto che lei si mette in condizioni spesso di grave rischio di autodanneggiamento e sembra accorgersene all'inizio e poi perde completamente concentrazione e quindi ci rimane in queste situazioni di grave rischio. Io sto insistendo perché mi ha raccontato delle cose che mi fanno preoccupare come analista e arriviamo a un punto in cui lei comincia ad essere sempre più irritata del fatto che io metto in luce questo comportamento, finché poi un giorno si arrabbia proprio moltissimo e finisce la seduta arrabbiata con me dicendo che ne ha abbastanza del fatto che io insista, che io non la capisco. Quindi se ne va abbastanza arrabbiata, torna alla seduta successiva, per fortuna con questo sogno. Allora, lei sogna che sta andando in macchina, lei sta alla guida, vicino a una persona che non riesce a riconoscere bene, però dice: mi sembra un'amica, una persona cara, che mi vuole bene, e passa al primo semaforo e si accorge dopo che è passata col rosso. L'amica le dice: guarda, sei passata col rosso. Lei non risponde. Arrivano un altro semaforo, lei vede il rosso e passa lo stesso. L'amica si comincia a seccare, fa la terza volta lo stesso comportamento e l'amica dice: ora accosti e scendo perché sono stanca che tu metta a repentaglio la tua e la mia vita e anche quella di persone che investiresti. Arriva questo sogno e io finalmente le dico: ecco, questo è quello che sta succedendo tra di noi, cioè lei si mette a rischio grave
ma se qualcuno che ci tiene a lei, nel sogno ricordiamo, lei è una persona cara, un'amica, poi non si ricorda bene, quindi è chiaro il riferimento alla figura dell'analista, lei non è che lo ascolta, no, si arrabbia e continua a fare la stessa cosa. Devo dirvi che questo sogno è stato il punto di svolta, the turning point, come si dice, perché potendo elaborare il suo materiale onirico, noi abbiamo potuto lavorare finalmente con degli effetti visibili, efficaci sulla destrutturazione di questo comportamento autodanneggiante. È importantissimo, questo ci fa capire anche quanto il sogno abbia una cosiddetta funzione anche trascendente, no? Quanto è importante anche nella relazione tra paziente e terapeuta. Sì, no? E nella co-costruzione di un iter che può essere diverso, perché cioè, in un'altra situazione che non fosse analitica, terapeutica, la stessa cosa, è probabile che lei aveva già allontanato delle persone care che la mettevano in guardia, le aveva proprio allontanate. Io non ho desistito, alla fine neanche lei ha desistito, io credo grazie alla relazione di fiducia che si era creata, però vi assicuro che poi sostenere l'aggressività dell'altro in un modo molto forte, certo che non è un momento critico dell'analisi. Non è detto che sempre poi la situazione continui, delle volte dei pazienti se ne vanno. In questo caso appunto il sogno è arrivato in soccorso anche della relazione terapeutica e però della coppia. Diciamo no? che la coppia ha retto l'analista e ha retto anche la paziente. A proposito di questo, è proprio anche della relazione paziente-terapeuta, forse è arrivato il momento di introdurre le differenze tra Jung e Freud circa il sogno, no? Allora, come sappiamo, Jung fu un grande estimatore di Freud e quindi ebbero un rapporto di collaborazione molto intenso che purtroppo, dobbiamo dire, perché due menti eminenti, come diceva un nostro collega, due menti eminenti che si scontrarono su una serie di aspetti secondo me caratteriali in primo luogo, ma non solo, anche teorico-clinici. Allora, nel sogno si vede già questa prima differenziazione tra questi due giganti del pensiero analitico, perché, diciamo, come dice Jung, per riassumere, per Freud il sogno risponde soprattutto alla funzione di soddisfacimento di desiderio, e Jung, pur apprezzando questa funzione e dicendo che alcuni sogni possono averla, lui ritiene che questa funzione non esaurisca assolutamente tutte le funzioni possibili che in parte sinteticamente vi ho enumerato prima. E prima cosa, e poi che il sogno il contenuto del sogno faccia apparire mascherati i contenuti psichici fondamentali. In realtà per Jung non c'è un mascheramento, c'è una espressione di tipo simbolico, ma non mascherata. Il sogno, a un certo punto nei suoi scritti, lui dice esattamente quello che vuole dire, certo in forma simbolica. Abbiamo visto nei due esempi precedenti, la paziente esprimeva il suo comportamento autodanneggiante passando col rosso, certo non è che c'erano altri tipi di descrizioni, però il comportamento di passare col rosso è esattamente la situazione, naturalmente in modo simbolico, descrive la situazione della paziente, la situazione in cui si sta trovando. Allora, e questo, tra le altre cose, fu uno dei motivi di allontanamento delle due figure. Anche se devo dire, qualche tempo fa io sono andata a Londra, mi ha molto colpito a vedere la casa in cui ha vissuto l'ultimo periodo Freud, e andando in camera da letto, vi devo dire, c'era una foto, tra le altre cose, di lui e Jung, lasciata dalla figlia e poi quindi mi ha molto colpito. Dopo questa rottura, che è stata assolutamente traumatica, devo dire, per entrambi, anche se Jung ha detto più chiaramente quanto ne ha sofferto, in modo più chiaro, il fatto di trovare questa foto, chissà se c'è ancora, perché qualche anno fa vorrei ritornare a vedere questa foto, mi ha molto colpito, perché poi, come dire, c'è una traccia nella casa proprio di questa loro relazione. Senta,
Ultimamente anche a livello internazionale è sempre più importante questa relazione tra le neuroscienze e la psicanalisi e anche l'analisi. Ci vuole dire qual è l'apporto delle neuroscienze al sogno? Bene, allora questo è un argomento di un certo peso e anche, devo dire, un argomento che suscita una serie di controversie nell'ambito analitico, no? Diciamo, la prima a dirlo è una nostra collega, Margaret Wilkinson, che è una collega della Società Britannica, che si è occupata insieme a Jill Knox in qualche modo di applicare i concetti delle neuroscienze alla analisi junghiana. Allora, in particolare lei ha lavorato a lungo con Alan Shore e io ho avuto la fortuna di Margaret, di poterci lavorare un periodo in un reading e research group a Edimburgo e poi in un simposio anche a Alan Shore. Sono due persone tra l'altro vivissime, un'intelligenza brillante, molto molto affascinante. E quello che vorrei ora citare, ho portato proprio il libro su questo, quello che Alan Shore, questo gigante delle neuroscienze, questo collega che lavora in America, alla UCLA a Los Angeles, scrive nella prefazione a un libro di Margaret che si chiama Coming into Mind, ancora non tradotto, anche perché lei ha chiesto di tradurlo a me e ancora non. Comunque, lui nella prefazione dice rispetto al lavoro della nostra collega Margaret Wilkinson: in altre parole, le neuroscienze adesso confermano che il sistema del sé di Jung, cioè il nucleo più profondo della psiche, il centro regolatorio, e gli archetipi sono processi che costituiscono funzioni emergenti del cervello destro nelle prime fasi di sviluppo. A supporto della enfasi, cioè dell'attenzione che Jung mette sul sé sopra l'io, e alla fine di un volume recente che io ho scritto, io concludo, è Shore che parla, che il centro della vita psichica perciò si sposta dall'io di Freud, che è collocato nell'area del cervello, nell'emisfero sinistro e nella parte posteriore dell'emisfero sinistro verbale, ai livelli più alti del cervello destro, nell'emisfero non verbale, che è poi il luogo, la localizzazione del sistema del sé basato sul corpo e della mente inconscia. Allora, questo un gigante delle neuroscienze come Shore fa un riconoscimento di questo genere agli studi di Margaret e al messaggio di Jung, cioè lui dice che proprio ora l'attenzione si è spostata dal sistema dell'io di Freud al sistema del sé di Jung e penso che sia un peccato non tenere in considerazione questo lavoro. Allora, a proposito dell'uso delle neuroscienze in terapia, in particolare in terapia analitica, vorrei leggere altre due piccole parti di questo libro di Margaret perché credo che sono espresse in modo chiarissimo. Allora, laddove Ubi Maior bisogna rispettarlo. Allora, volevo aggiungere a questo discorso che sia Shore sia Siegel, che è un altro studioso di questo ambito, mettono in luce un fatto fondamentale, uno che esiste ormai provata la neuroplasticità del cervello, cioè che in qualche modo il nostro cervello può cambiare per tutto il corso della vita, naturalmente in modi diversi, nel senso che la fase di maggiore plasticità è nei primi 3 anni di vita e nell'adolescenza, ma per fortuna questa plasticità continua tutta la vita e ci conforta, non avendo noi né non poco né più, non essendo più adolescenti. Quindi questo è un altro fatto fondamentale che le neuroscienze hanno messo in luce. Rispetto a queste scoperte, Margaret Wilkinson dice: la mia tesi è che in risposta alle esperienze relazionali più primarie con i caregiver, cioè con gli accudenti del bambino, il sé in sviluppo e la mente emergano dal cervello che si sta formando e che il sé e la mente a loro volta influenzino lo sviluppo del cervello. Perché?
mentre le connessioni neurali vengono create come risultato delle interazioni con altri significativi attraverso tutta la vita, avvengono dei cambiamenti significativi all'interno della terapia o anche fuori dalla terapia. In particolare lei sottolinea: i cambiamenti avvengono nella configurazione della mente e del cervello, sia nel paziente che nel terapeuta, e avvengono in quanto sono create nuove connessioni neuronali come risultato delle loro interazioni. Questo rende conto dell'affermazione di Siegel che le interazioni umane formano nuove connessioni nel nostro cervello. Allora, uno si potrebbe chiedere: va bene, tutto questo che c'entra col sogno? E ora vediamo che cosa c'entra col sogno. Cercherò di dirlo in modo sintetico, utilizzando sempre il linguaggio di Margaret Wilkinson. In particolare in una parte del libro molto bella, che invito chi non la conosce a leggere, che si chiama The Dreaming Mind Brain, il cervello mente sognante, lei scrive: la mia tesi centrale è che il cervello mente sognanti usi vivide immagini visive, anche se non solo, per elaborare stati emotivi della mente che sono impliciti, non ancora disponibili per la coscienza. Questi stati della mente cercano di emergere attraverso il veicolo, lo strumento del sogno, nella coscienza, dove possono essere pensati. E a questo proposito lei conclude con una bellissima riflessione che tutti questi studi dimostrano che il modo in cui la esperienza interattiva che si fa in analisi nel tempo viene riflessa nel lavoro con i sogni, in particolare con le serie di sogni naturalmente, piuttosto che in uno o due sogni individuali, e che questo lavoro che viene riflesso nelle serie di sogni mette in grado la personalità di sviluppare una specie di apparato mentale che è necessario per l'emergenza della funzione riflessiva, è necessario perché i contenuti inaccessibili arrivino alla mente. In qualche modo, cioè, il lavoro analitico permetterebbe, attraverso la mente sognante, la mente-cervello sognanti, di poter sognare contenuti traumatici inaccessibili per poi poterli pensare ed infine poterli dire ed elaborare in analisi o in terapia. Senta, questo è un altro argomento veramente importante, perché qui si apre tutto il concetto di trauma, e volevo chiederle se ha anche qui la possibilità di farci un esempio per vedere come proprio attraverso le serie di sogni, cioè come i sogni ci aiutano anche nella clinica del trauma. Ok, parlerò di una paziente. Utilizzerò un'altra serie di sogni relativi alla paziente che ho menzionato, quella della guida e del passare col rosso, che riguarda l'elaborazione di un tema traumatico, e cioè che è questo solito suo, ma rispetto a quello che lei ama di più. Allora, lei si mette, abbiamo detto, in condizioni lei ha vissuto una vita traumatizzante e spesso si mette in situazioni che la ritraumatizzano. Allora, dall'inizio dell'analisi in poi cominciano una serie di sogni in cui questa persona che ama moltissimo il mare, ho citato un'altra persona che ama il mare, si trova sempre con queste case amatissime quasi sull'acqua, e si trova a dover affrontare dei mari che all'improvviso creano onde anomale. Primo sogno, secondo sogno, terzo sogno. Lei si riesce a salvare sempre quasi per miracolo da queste onde. A un certo punto, queste onde anomale, noi cominciamo a elaborare in analisi questo tema. Ma scusi, lei ama tanto il mare tra l'altro sono mari oceanici, non mai Mediterraneo o mari chiusi, mari oceanici, in cui è molto più facile avere queste onde anomale o tsunami. E quindi cominciamo a elaborare un tema fondante. Come mai lei, che sta di fronte all'oceano e ha già subito questa esperienza,
si sceglie per passare il tempo, per le vacanze, per andare con gli amici, sempre case, guarda caso, sull'acqua praticamente. Prosegue l'elaborazione di questo tema e dopo un certo tempo lei finalmente arriva a sognare questo: sono su una scogliera alta varie centinaia di metri, ho costruito una casa lì, meno male, il mare di fronte a me è bellissimo ed è calmo. Allora, qual è stata l'azione della paziente? Che finalmente, cioè l'azione del sogno, l'immagine del sogno, la serie di immagini, naturalmente con altre cose che ora non vi sto a dire per mancanza di tempo, associazioni, elementi della relazione che la paziente ha con me, elementi della vita extra analitica della paziente, finalmente lei si sta cominciando a scegliere situazioni in cui la sua passione per il mare non la mette in situazione di rischio mortale. Ecco, questo è, non so se può essere una risposta alla domanda che lei mi ha fatto. Sì, assolutamente, grazie. E allora, l'ultima domanda che volevo farle è se c'è una ricerca sui sogni e quali sono i risultati delle ricerche sui sogni, dal punto di vista sempre analitico. Sì, c'è una ricerca molto attiva, particolarmente in questo momento. Si potrebbero passare ore a parlare di questo, quindi cercherò di riassumere nel modo più esauriente possibile, esauriente e sintetico possibile, e mi faccio riferimento per questo in particolare a un recente articolo di Rösler. Christian Rösler è un nostro collega, è un collega analista junghiano, è un collega che insegna sia a Friburgo che a Basilea e che è appassionatissimo di sogni, che conosciamo bene e che stimiamo molto, insomma, perché è veramente un appassionato e anche, come dire, una persona che si dedica con quel di più che ti rende vivo l'argomento e che ti fa ottenere risultati diversi. È molto incoraggianti, diciamo. Allora, Rösler ha raccolto in questo articolo recentemente pubblicato, ha fatto una specie di review delle ricerche secondo lui che hanno più rilievo, e possiamo dire che rispetto a queste ricerche menzionate da lui comincia a disconfermare alcune tesi e a confermarne altre. Io parlerò delle tesi confermate, cioè delle ipotesi confermate dalla ricerca attuale sul sogno, che in pratica si può riassumere in questo: in primis, il sogno in qualche modo ha un valore sul consolidamento della memoria, ha un valore sulla capacità di regolazione della vita emotiva, affettiva emotiva molto forte, e poi ha anche un valore rispetto alla diagnosi del profilo di personalità. In particolare lui cita degli studi di Van der Kassel a questo proposito, nel senso che i sogni, in particolare i sogni iniziali, possono dare un profilo abbastanza esaustivo, approfondito della personalità del sognatore. E per ultimo, ma non ultimo, i sogni sono in grado di darci uno sguardo nuovo, creativo sulla nostra situazione, e hanno capacità, se ben recepiti e interpretati, di problem solving, cioè di risoluzione dei nostri problemi. Quindi, come dire, è un materiale ricchissimo che francamente sarebbe un peccato mandar sprecato. Questo però ci induce anche a cautela, perché i sogni non possono essere interpretati, come spesso si sente, in modo sommario, grossolano, e i sogni vanno accostati con un rispetto, con grande rispetto, in primis per il valore simbolico che hanno. E ricordiamo a questo proposito che per Jung il simbolo, diversamente da Freud, ha valore in quanto simbolo vivo. Fa a questo proposito l'esempio di una gravidanza. Lui dice: il simbolo vivo è simile alla gravidanza di una donna, e anche in questo si differenzia da Freud, perché dice Freud invece usa più che simboli segni. Un oggetto appuntito è sempre e comunque un rappresentante di un qualcosa che è inerente al mondo fallico. Quindi in questo senso lui dice: per me questi sono segni, non sono simboli.
Quindi il fatto di, ritorniamo a noi, il fatto di saper decodificare aiutati i simboli che l'inconscio in qualche modo ci invia attraverso il linguaggio onirico, per questo diventa così importante, perché in effetti può cambiarci in meglio la vita. Naturalmente se abbiamo un atteggiamento etico di attenzione verso questi e anche di responsabilità, perché significa prendersi delle responsabilità che sono gravose. Non è detto che tutti noi vogliamo prenderle, o non è detto che tutti noi vogliamo prenderle in alcuni momenti della nostra vita. Nel ringraziarla veramente tanto per tutto questo materiale ricco e vivo che lei ci ha portato, volevo fare un'ultima riflessione. Mi sembra di aver notato come un fil rouge in tutto il discorso che lei ha fatto, che è appunto quello anche della scelta e della responsabilità del singolo, e mi piacerebbe se concludesse con una riflessione su questo tema. Direi che le riflessioni più acute su questo tema in genere sono proprie degli artisti e in particolare dei poeti. Io sono appassionata di poesia, quindi vorrei concludere con una poesia e poi una citazione secondo me assolutamente poetica presa da una riflessione di Jung. Quindi riprendendo la sua domanda iniziale per chiudere, ha ancora senso parlare di sogni oggi e a che cosa servono? Lei ha chiesto. Io credo che vorrei concludere con questi versi di Calderón de la Barca, perché se la vita è sogno e quello che vivi sogni, non perdere un bene tale, o di nuovo ti vedrai in una prigione angusta, se colpevole ti desti nell'ultimo sogno mortale. Questo Calderón de la Barca. Ma a questo proposito anche Jung scrive delle riflessioni bellissime. Lui scrive in un passo che non è tradotto ancora in italiano che una delle arti più importanti è l'arte di vivere, e in particolare dice: l'arte di vivere non solo è la più rilevante, ma è anche la più rara tra le arti. Allora io credo che in qualche modo i sogni ci possano essere di supporto per aiutarci ad apprendere quest'arte, e credo anche scienza, che è la più importante, che è l'arte di vivere. Grazie dottoressa, grazie. Grazie a voi.